Ragazzi, benvenuti in paradiso! Eh sì, questa zona della Thailandia è stata una vera e propria scoperta. Mare stupendo, spiagge incontaminate, buon cibo e natura rigogliosa. Cosa si può volere di più? Scoprite insieme a noi la bellezza del Khao Lak. Buongiorno ragazzi, come avete visto dal titolo, oggi siamo al Khao Lak. Vi facciamo vedere dalla mappa dove si trova perché magari non tutti la conoscono. È precisamente a 110 km a nord di Phuket. Noi infatti siamo arrivati fino a qui col pullman e ci ha messo circa 2 orette. Ma è bellissimo ragazzi, questo posto davvero è un paradiso. Precisamente adesso ci troviamo sulla spiaggia di Coconut Beach. Ragazzi, questa spiaggia è bellissima. C'è questo colore del mare davvero stupendo, molto molto bello. Poi oggi è lunedì e c'è davvero pochissima gente, perché parlando anche con i gestori dell'hotel dove alloggiamo appunto, ci dicono che la stagione qua diciamo sta finendo e tantissime persone ormai stanno andando via. Ma è tranquillo, ma guardate qua che bella spiaggia vuota e libera tutta per noi. Ma il Khao Lak è bellissimo, ha queste spiagge lunghe, chilometriche e questo mare pazzesco, stupendo. E poi anche il paesaggio intorno è molto verde, è stupendo. Io non pensavo che questo posto fosse così bello. Ragazzi, per arrivare a Coconut Beach si percorre una strada piena di palme, bellissima, e per arrivare qui in spiaggia attraversate questo beach bar che appunto si chiama Coconut Beach. Noi ci siamo messi in un punto qua vicino, guardate, sotto gli alberi, riparati dal sole perché è forte, e poi invece di qua, che vedete bene, c'è un ristorantino molto buono dove dopo vi portiamo con noi perché ci abbiamo già mangiato un po' di volte ed è molto molto buono. Poi la vista è spettacolare perché si mangia a pochi metri da questo mare stupendo. Cioè, questo è quello che vediamo noi dal nostro posto dove ci siamo messi sotto le piante. Questa è la nostra vista oggi, un paradiso. E per descrivervi meglio ancora questa spiaggia, questo è quello che abbiamo alle nostre spalle. Una distesa di palme immensa, bellissimo. Ragazzi, come vi avevamo anticipato prima, siamo al Nok Restaurant, questo barettino sulla spiaggia, bellissimo. Oltre alla vista e al buon cibo, che indubbiamente non si possono mettere in discussione, No. a noi questi posti qua piacciono tanto perché sono davvero sostenibili, sono interamente fatti con il bambù. Sì. E si vedono le canaline, diciamo, per l'acqua passare sulla sabbia, davvero ha impatto zero praticamente sull'ambiente perché non c'è cemento e ovviamente il pavimento è fatto dalla sabbia, quindi super sostenibile. E poi guardate qua, siamo praticamente a 5 metri dal mare, ma è stupendo. C'è un'atmosfera ultra rilassata e si ci gode davvero il rumore delle onde del mare e il vento e il buon cibo. Sì. Oltre ad essere molto buono, è anche economico per la location in cui siamo. Sì, sì, Più o meno spenderemo per questi 2 piatti 260 baht, che sono circa 7 euro. Sì, e abbiamo preso anche l'acqua, vabbè. Non male. Comunque dobbiamo dire che qui al Nok Restaurant mangiamo sempre bene. Ma poi in generale nel Khao Lak siamo qui da qualche giorno e ci stiamo rilassando tantissimo. Infatti Sì. a dir la verità abbiamo fatto anche fatica ad accendere la fotocamera perché Ci sta- eravamo troppo rilassati. Sì, diciamo che la stiamo godendo anche un po' più come una vacanza questo periodo qua nel Khao Lak perché è davvero bello.
e avevamo proprio voglia e bisogno di trovare un posto così di mare, e quando abbiamo visto il Khao così bello ci siamo subito messi in modalità vacanza, ma Sì. perché davvero non ce l'aspettavamo. A dire il vero non avevamo fatto nemmeno troppe ricerche in merito, quindi quando siamo arrivati qua abbiamo visto così, siamo passati un attimo in modalità vacanza e ci siamo davvero rilassati un Anche attimo. perché un pochettino la sensazione che abbiamo avuto quando siamo arrivati è che sembra di essere su un'isola. Perché è proprio bello come nelle isole, diciamo, classiche della Thailandia, prendere il motorino e visitare tutte le spiaggette che ci sono qua nella zona. Quindi un pochettino a volte ci dimentichiamo di essere sulla costa, sembra un po' di essere su un'isola. Sì, anche perché quando poi guidate per raggiungere le spiagge attraversate sempre un tratto di strada sempre ricco di palme, ma è molto Sì. bello, quindi si ha quasi la percezione di stare su un'isola, ma in realtà non siete sull'isola, Sì, ma è bellissimo. è molto naturale come posto, molto bello. Quindi ci sono tanti fattori che messi insieme ci stanno facendo davvero innamorare di questo posto. Ragazzi, continuiamo la nostra giornata, vi portiamo da questo lato della baia dove c'è una spiaggettina molto carina che vogliamo mostrarvi. Valentina dice spiaggettina, ma in realtà sono chilometri di spiaggia. Sì, ma poi a dire la verità è la stessa spiaggia, però sono chiamate con nomi diversi, quindi Esatto, questa baia qui è lunga, ma penso una decina di chilometri, ma è uno spettacolo, è sempre bello. Ogni Quindi- punto che visiterete il mare è sempre bello e lo scenario è incredibile. Ragazzi, sono uscita apposta dall'acqua per prendere la GoPro e farvi vedere quanto è tranquillo questo posto. Giriamoci. Non so se si vede, adesso ve lo facciamo vedere meglio, però siamo gli unici in acqua. In quest'acqua poi. Di qua nessuno, a parte Salvatore, si gode il mare. E di qua nessuno. Abbiamo un mare tutto per noi. Se volete vedere i colori più belli del mare, dovete venire al mattino perché il sole praticamente è a est. Adesso comunque sta approcciando il tramonto e l'ora di giustizia magari è i colori del mare, ma il mattino è uno spettacolo anche perché vi avvicinate qua, vedete questi alberi, vedete i tronchi e questa striscia blu stupenda, bellissima. Noi siamo già 5 giorni che veniamo qua al mattino e non ci stufa mai, ma è troppo bello. A me piace davvero un sacco questo contrasto. Il mare lo stiamo trovando molto pulito. Ragazzi, ma avete visto che spiaggia? Bellissima. Praticamente questa si chiama A Beach. Sì, su Google Maps l'ho trovato con A maiuscolo più beach, quindi A plus beach. Praticamente comunque vabbè è a fianco a Bang Sak Beach. È la stessa spiaggia, diciamo, ecco. Sì, ma questo tratto è davvero super naturale. Ci sono questi pini che fanno da cornice alla spiaggia e questo percorso, diciamo, una specie di passeggiata di lungomare fatto con il marciapiede, Sì. ma è super naturale. Infatti si vede qualche ombrellone qua e là. Laggiù in fondo c'è qualche resort, ma molto molto tranquillo. Sì, infatti come vedete alle nostre spalle di qua non c'è niente, guardate, siamo gli unici e guardate se mi giro di qua anche. Ancora peggio. Guardate, è incredibile questo posto, davvero. Tra l'altro voi siete mai stati al Khao Lak? Perché per noi è la prima volta e davvero ci ha sorpreso e ci ha stupito davvero tanto questo posto. Abbiamo visto e chiesto anche in giro, c'è una clientela più che altro tedesca che viene qua da anni. Sì. Infatti sono tutti molto tranquilli, vediamo più che altro anche persone Pensionati, grandi, sì. Esatto, che proprio passano i mesi qua, anche pensionati e li capiamo benissimo perché è un paradiso. Se cercate il relax, questo è il posto giusto. Sì, e anche diciamo che potremmo anche noi vivere un posto così. Sì, è tranquillissimo, è ultra rilassante, si mangia bene, Abbiamo la palestra. c'è la palestra, il mare ha un bellissimo colore, quindi Sì, non sappiamo cosa chiedere di più. sì, sì, sì. Potremmo considerarlo come nostra casa, il Khao Lak.
Soprattutto questa zona è molto molto bella. Lo so che lo continuiamo a ripetere, ma È così. a noi sapete che piacciono i posti naturali e questo è uno di quelli. Bene ragazzi, adesso stiamo andando a visitare Small Sandy Beach, che si trova all'interno di un parco nazionale dove vi viene chiesto di pagare una fee di 100 baht a persona e si percorre questo sentiero a scendere, ma si attraversa una foresta molto fitta e ma è bellissima, e sentite i rumori della natura. Stupendo. E da dove ci troviamo noi adesso sentiamo già il rumore del mare, delle onde. Non ci aspettiamo una spiaggia grandissima, ma speriamo che sia davvero bella. Adesso andiamo a controllare. Siamo curiosi. Ecco, essendo il Khao Lak un posto molto naturale, abbiamo paura, percorrendo questo sentiero, di fare qualche incontro scimmiesco, però ancora non ne abbiamo viste. Per il momento ci siamo spaventati solo perché un uccellino più o meno di queste dimensioni qua, verde brillante, c'è atterrato sul ramo praticamente di fronte a noi, e vediamo qualche colibrì volare intorno e qualche farfallina, quindi per il momento è tutto tranquillo. Proseguiamo. Ragazzi, non c'è niente da dire, un altro paradiso, pezzo di paradiso in questo posto bellissimo della Thailandia che ci sta piacendo tantissimo. Sì, questa spiaggia è bellissima, è molto, si può dire, appartata, riservata, bellissimo. Sì, la sua particolarità sono senza dubbio queste formazioni rocciose che non abbiamo mai visto da nessun'altra parte qui nel Khao Lak, e il fatto che dietro ci sia tutta natura, quindi non ci resta che goderci il suono del mare e i rumori della natura alle spalle. Ragazzi, comunque è incredibile perché dopo 5 viaggi in Thailandia e circa 8-9 mesi spesi in questo paese, ancora riusciamo a trovare posti e angoli che ci stupiscono e ci piacciono davvero tanto. Quindi ci piace davvero tanto la Thailandia. Stupendo, davvero bellissimo. Non so quante volte ho ripetuto questa parola, ma non ne riesco a trovare altre per descrivere questo paesaggio. Tra l'altro pensavo che non ci fosse nulla dove comprare qualcosa da mangiare, invece qua c'è questo chiosco che vende il classico riso fritto fatto in vari modi, al pollo, al seafood con i gamberi, e il pad thai appunto ai gamberi, e ci sono anche le bevande da coconut shake al mango shake, circa 60-80 baht per le bevande e 100 baht per il riso fritto fatto nei classici modi. Tutto questo paradiso fu distrutto dal potente tsunami del 2004, che devastò ogni cosa e causò parecchie vittime. La zona del Khao Lak fu una delle zone maggiormente colpite della Thailandia e ad oggi lungo la costa si possono notare questi giganteschi edifici costruiti come rifugio in caso questo orribile fenomeno dovesse presentarsi di nuovo. Noi ci troviamo all'interno del museo che raccoglie un po' le immagini e le informazioni appunto relative a questo evento, e dietro le mie spalle potete vedere anche una nave della polizia che è stata trascinata 2 chilometri all'interno della costa. Il Khao Lak ci ha regalato tante emozioni, ma quella che rimane più di tutte è la felicità di avere scoperto questa parte della Thailandia che abbiamo amato fin da subito. Grazie anche alle persone che ci hanno ospitato. Ovviamente non potevamo non dedicare un pezzettino del nostro video al posto dove alloggiamo.
Sì, perché ci troviamo al Bar Amate Hotel. Questa è una guest house gestita da due signori, marito e moglie, stra gentili, accoglienti. Penso che è il posto più accogliente e più bello che abbiamo trovato in questo viaggio. Sì. E praticamente spendiamo 30 euro a notte. Loro hanno queste 5 camere gestite da loro, infatti i proprietari vivono qua sotto, ma il posto è bellissimo, è stracurato nei minimi dettagli, oltre al fatto che è ultra pulito davvero, cioè c'è la signora che praticamente pulisce sempre, ogni minuto la trovate pulire o fare qualcosa. Sì, ecco, una cosa dovete essere amanti della pulizia perché la signora vi pulisce addirittura le scarpe. Esatto. Sappiatelo. Però per noi non è assolutissimamente un problema, anzi è un grosso vantaggio, ci sentiamo davvero come a casa qui. Sì, Per non parlare della colazione che vi fa, ragazzi. Questa guest house è quotata a 2 stelle, ma il servizio è da 5 stelle. sì, davvero. In tantissimi anni di viaggio, sia di lavoro che anche di piacere, io un rapporto qualità-prezzo come questo non l'ho mai trovato. Perché la colazione è buonissima, tutti i prodotti freschissimi, vi cucinano le uova a vostro piacimento, la frutta tantissima, vi mette circa 4-5 tipi di frutta al mattino, sempre freschi, buonissimi. C'è un sacco di varietà, è tutto freschissimo. Adesso addirittura è qualche giorno che siamo gli unici ospiti, Sì. perché siamo in bassa stagione. E una volta gli ho detto che mi sono piaciute le patate al forno che aveva fatto per colazione e adesso me le sta facendo, non dico tutti i giorni, ma un giorno sì, un giorno no. Mi sta facendo trovare le patate, tipo purè o patate al forno. Infatti non vediamo l'ora che arrivi qualcuno perché siamo pienissimi a colazione, non ce la facciamo e ci dispiace avanzargli la roba, quindi... Sì, tra l'altro loro sanno che io vado in palestra la sera e l'altra mattina mi ha fatto trovare tipo una teglia con l'avocado, i pomodorini, l'insalata, il pollo arrosto, perché dice questo è salutare per te che fai attività fisica. Sono troppo gentili, sono troppo accoglienti, Sì. quindi questo posto sicuramente valeva la pena consigliarvelo. Sì, infatti vi lasciamo il link qua in descrizione, se siete in questi paraggi passate qua perché sono eccezionali davvero. Sì, In conclusione ragazzi, per noi il Kaolack è stata davvero una bellissima scoperta. sì, è sicuramente un'ottima meta da tenere in considerazione se si vuole evitare l'ormai caotica e forse sempre più costosa Phuket. E se si vuole una vacanza rilassante, sicuramente noi la prenderemo in considerazione per il nostro futuro. Sì, senza rinunciare a natura, bel mare, buon cibo Sì, e tutta l'accoglienza Thai. sì, esatto. Grazie per aver visto come al solito il video fino a qui. Mi raccomando, se vi è piaciuto mettete mi piace Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. e noi come al solito ci vediamo ad un prossimo video. Grazie. Ciao! Grazie di aver visto il video fino a qui. Se vi è piaciuto, Amore, faccio casino. sì, ho fatto casino. Ragazzi. Ragazzi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi come al solito davvero la stanza è sempre pulita, cioè, infatti noi qui dentro ci spostiamo a piedi anche dove andiamo a fare colazione perché il pavimento è strapulito e anche loro vanno in giro cioè a piedi scalzi volevo dire. Sì, perché non vogliamo Esatto. ancora. Tra l'altro se sei no Salvatore è contento perché gli è arrivato il suo pad thai. al seafood, perché l'altra volta ho preso per 2 volte di fila il riso al seafood ed era molto buono. Ma il pad thai, se fatto bene, è delizioso. Lo so che è un classico, però è buonissimo. E sembra infatti questo molto molto buono. Guarda che piatto a gallinella anche. E aspetta, è uscita male. Vai.